Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, calciomercato in casa Napoli e non solo, perché volevo condividere dal punto di vista tattico alcune cosine per quanto riguarda il Sassuolo, avendo visto la partita di Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro comparata all'ultima uscita del Napoli contro l'Olympiacos. Ovviamente calciomercato, le ultime su Diouf del Lens e questa situazione Sanchez si sblocca, non si sblocca. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta ovviamente sotto questo contenuto e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dal campo perché poi è quel che ci interessa, comincia tra poco il campionato tra meno di una settimana e quindi come stanno loro, come ci arriviamo noi, come possiamo metterci noi in campo per creare poi più difficoltà all'avversario. Vi dico la mia, io guardando il match, ovviamente dobbiamo sempre considerare che la partita di Coppa Italia la devi vincere per forza, quindi Sassuolo che presenta questo 4-3 si è diversato in avanti contro il Catanzaro, però nel ripiegare, vuoi ancora le gambe pesanti di qualcuno, vuoi questa condizione tattica che comunque ti mette completamente disparato nella metà campo avversaria, fa fatica a rientrare soprattutto nello schermare la linea difensiva. Ecco perché io schiererei la stessa formazione che abbiamo visto contro l'Olympiacos per quanto riguarda soprattutto la mediana, McTominay, Lobotka, Anghissà e De Bruyne con Lucca prima punta, perché ovviamente sappiamo che abbiamo solo Lucca da schierare come prima punta, perché si potrebbero creare situazioni diciamo di 3 contro 3 o addirittura un 4 contro 4 se usciamo palla a terra come abbiamo fatto con l'Olympiacos e quindi possiamo andare in buca e mettere in difficoltà il Sassuolo in questa determinata condizione. Dobbiamo fare attenzione a quella fascia sinistra del Sassuolo, non perché l'Orientè ha fatto i buchi a terra, attenzione perché l'Orientè si è mangiato pure qualche gol nella partita Sassuolo-Catanzaro, ma perché c'è Doik in grandissima condizione fisica e poi vanno diciamo a premiare le sovrapposizioni così come potevamo vedere già nel Napoli di Sarri tra l'esterno a sinistra, la mezzala e comunque l'esterno alto che scambiano il pallone, la palla va indietro alla mezzala e si premia la sovrapposizione di Doig in questo caso che arriva in area di rigore, quindi pericolosi a sinistra, ma noi su quella fascia abbiamo Politano e Di Lorenzo, quindi siamo sicuramente in una botte di ferro. A destra il Sassuolo presenta comunque questa situazione con Berardi che sta bene fisicamente e anche mentalmente dal punto di vista della fantasia e nel servire comunque all'improvviso gli attaccanti o gli inserimenti dei suoi compagni. Diciamo che ha fatto molto male al Catanzaro. Siamo d'accordo che è il Catanzaro, siamo tutti d'accordo che comunque c'è un livello tecnico molto diverso tra il Catanzaro e il Napoli, però dobbiamo fare attenzione perché diciamo sulle fasce si muovono molto ma molto bene. Dal punto di vista fisico non stanno messi diciamo meglio di altri, non ho visto un Sassuolo che corre a 200 all'ora è messo molto meglio del Napoli perché i carichi di lavoro comunque pesano per tutti, non è che il Sassuolo il ritiro non l'ha fatto e gli allenamenti non ci sono stati e quindi le gambe rispondono molto meglio. Stanno messi, diciamo, alcuni al 70%, altri hanno smaltito del tutto, così come appena detto prima, come Doi. Dobbiamo fare attenzione se subentra Volpato che è in grande spolvero e poi è entrato comunque subentrato dalla panchina potrebbe creare qualche difficoltà. L'ha schierato ovviamente a destra e quindi vedremo poi sulla nostra fascia sinistra lo stesso Olivera se è in condizione, se poi diciamo verrà aiutato o sostituito a partita in corso da Spinazzola, perché io ho visto un Olivera un tantino imballato nelle gambe e quindi dobbiamo fare attenzione perché Volpato e alcuni calciatori sugli esterni in casa Sassuolo sono in grande spolvero già in questo momento della stagione prima di iniziare il campionato. Schiererei lo stesso Napoli, poi vedremo il mister e quali saranno le scelte di Conte diciamo a ridosso della partita, ma noi come sapete ricominceremo da settimana prossima con le live. Nel pre-partita andremo sul canale di Mauro, faremo il post partita qui sul nostro canale. Ecco perché dico, se vi iscrivete attivate la campanellina perché comunque diciamo che comincia il campionato e
arriveranno molti più contenuti, le live e così, attivando la campanellina non vi perdete alcuna situazione. Detto questo, speriamo di arrivare quanto più pronti possibili dal punto di vista fisico e diciamo avendo metabolizzato questa situazione Lukaku, soprattutto in rosa, perché abbiamo solo Lucca e fiducia a Lucca, perché comunque sta molto bene, ha fatto molto bene nel ritiro precampionato e nelle amichevoli andando in gol diverse volte. Non mi preoccupo dal punto di vista realizzativo, però schiererei appunto, come ho detto prima, questa mediana a 4 perché il Sassuolo comunque fa fatica a rientrare. Possiamo, diciamo, nel caso verranno in avanti, perché c'è da considerare che era la partita di Coppa Italia, può darsi pure che iniziamo la partita e ti ritrovi un Sassuolo completamente riversato nella propria metà campo aspettando il Napoli, allora lì devi far girare il pallone come si deve con la giusta rapidità, cercando di creare spazi, saltando l'uomo. Ecco che poi lì sarà determinante la condizione dei nostri e diciamo l'uno contro uno per quanto riguarda il creare la superiorità. Il calciomercato in casa Napoli, la situazione di Uff, il Napoli abbiamo visto che ha offerto 20 milioni, il Lens ne chiede 25, è stato convocato e ha giocato nell'ultima partita, ovviamente che il Lens ha dovuto disputare, persa per 1-0 la partita, ovviamente c'è distanza tra domanda e offerta, sull'ingaggio potremo dire la nostra perché guadagna, se non vado errato, tra gli 8 e i 900 mila euro. In Francia il Napoli gli ha offerto un contratto a 1 e 2 a stagione e quindi ballano quei 5 milioni, 25 milioni di cartellino, sembrano un tantino troppi, ma vista l'età comunque ci possono anche stare. Gianlu Sanchez sarà del Siviglia nella partita di stasera contro l'Athletic Bilbao alle 19:30, anche perché Almeida, a meno che non vuol chiamare qualche tifoso a giocare, non riesce nemmeno quasi nemmeno a schierare un 11 titolare per come hanno gestito questa situazione in casa Siviglia dal punto di vista del mercato e il tetto ingaggi raggiunto, quindi deve far uscire per tesserare, si sbloccherà probabilmente la situazione perché poi non puoi tirarla tanto alla lunga. Si parla di una possibile, diciamo, situazione da sistemare per la percentuale sull'eventuale rivendita. Il Siviglia vorrebbe il 20% sulla rivendita del calciatore e quindi è solo lì, almeno a quello che ci fanno sapere, il nodo che potrebbe far saltare o ritardare la situazione Gianlu Sanchez. Elmas ha rifiutato le offerte dalla Premier, le ultime di stamattina, ma dal punto di vista della situazione Elmas comunque balla questa situazione attaccante e non attaccante, nel caso il Napoli voglia comunque pararsi con un'altra punta o puntare direttamente su Ambrosino, dice ok, io mi gioco l'inizio campionato con Lucca, con Ambrosino che può fare, è una prima punta, può fare la prima punta, quindi nel caso diciamo drammi totali e Lucca in disponibilità o forfait nella prima o nella seconda di campionato, hai Ambrosino da schierare, te la giochi così, anche perché l'infortunio di Lukaku dovrebbe essere nel peggiore dei casi, potrebbe anche essere di un paio di un mese e mezzo, 2, ma in un mese dovremmo farcela e quindi visto che dopo le prime 2 uscite di campionato c'è la pausa per le nazionali e quindi gli altri 15 giorni da poter gestire nel recupero, potreste avere Lukaku quando ricomincia il campionato, ricomincia ovviamente, non ricomincia, la Champions League. Quindi diciamo che questa pausa nazionale che io tanto odio, la odio da morire la pausa nazionale dopo le prime 2 giornate dove tu cominci a farci la bocca, stiamo giocando il campionato, i primi punti, arrivano diciamo le prime partite e poi ti devi rifermare per questa pausa nazionale di settembre che io tanto odio, però adesso, come adesso, in casa Napoli è grasso che cola per il recupero, per l'eventuale recupero di Lukaku. Non ha fatto ancora gli esami, almeno non ho letto praticamente niente per quanto riguarda la situazione di Big Rom per avere qualcosa di più certo, ma un mesetto probabilmente fuori lo deve fare, sia per quanto riguarda l'entità dell'infortunio che ci auguriamo sia meno grave di quanto si stia pensando, e sia per quanto riguarda il recupero poi in maniera totale, perché una cosa è dire
resta un mese fuori, siamo d'accordo, resta un mese fuori, però poi devi ritrovarti fisicamente dal punto di vista atletico e dal punto di vista della condizione, quindi speriamo che rivediamo Big Rom tirato a lucido quanto prima, e se il Napoli dovesse sul mercato poi andare su un attaccante last minute o una situazione del genere, ecco che poi dal punto di vista delle liste bisogna andare a vedere età del calciatore, se vuoi tesserare un under, perché Elmas comunque andrebbe nella lista dei 17 nel caso lo prendi. Abbiamo letto che ha rifiutato le offerte dalla Premier, però in queste situazioni di confusione, ecco, nemmeno i giornali ci beccano quasi mai, ma devono scrivere sicuramente qualcosa. Noi seguiremo come sempre tutte le situazioni, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi come ho detto prima a inizio video se volete, attivando la campanellina. Ci godremo questo campionato 2025-2026 insieme, con tanto di Champions League e altre competizioni che il Napoli andrà a giocare, Coppa Italia e Supercoppa. Forza Napoli, buona domenica a tutti, ciao!